Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo video parleremo di fagiolini, di semina dei fagiolini, in vaschette già preparate con un terriccio universale. Mi spiace che ci sono dei lavori in corso qui nel bosco, stanno penso spostando piante, tagliando e facendo delle lavorazioni, quindi spero che l'audio si senta bene, il parlato, visto il rumore di sottofondo, però ci sono dei lavori da fare, giustamente. Oggi hanno trovato la giornata probabilmente ideale. Una giornata abbastanza fredda, fino a ieri c'erano quasi 25 gradi, anche di più, e oggi siamo scesi già a 15 gradi, 16 gradi, quindi aprile è sempre un mese che si presenta con delle altalene per quello che riguarda la temperatura. Comunque si sta ancora bene fuori e quindi parliamo di fagiolini. Io ho già dall'anno scorso, sono in scadenza quest'anno, delle confezioni di semi di fagiolini nani, un fagiolino nano giallo, fagiolino nano verde a baccello molto lungo e un fagiolino nano viola. Siccome sono in scadenza entro quest'anno come semi, ho deciso proprio di approfittarne. Potevo comprare già delle piantine, però ancora non è il periodo adatto per poterle piantare nell'orto perché fa ancora molto freddo, almeno qui in questa zona del Piemonte. Le temperature notturne arrivano anche a 5 gradi, 4 gradi, quindi è veramente ancora troppo presto per poter seminare direttamente nella terra. Così ho deciso di seminarli in queste vaschette già preparate con un terriccio universale che ho setacciato per togliere più fibre possibili, in modo da creare proprio un terriccio molto morbido che andrà poi compattato, perché ho intenzione di seminare i fagiolini un seme per spazio, per cella, in modo da tirar poi fuori il panetto per intero quando sarà poi pressata per bene la terra inserendo il seme. Il seme farà le sue radici e avrà il suo panetto di terra che andrà preso dalla cella, da queste vaschette, e inserito direttamente nella terra, proprio perché il fagiolino è una pianta che non ama molto essere disturbato nelle radici, quindi se le disturbiamo il meno possibile è meglio per questa pianta. Potevo mettere anche 2 semi per cella in queste vaschette qui, però ho deciso di mettere proprio uno solo in modo da non dividere poi successivamente le piante, perché si crea poi un disturbo alle radici. Prima di seminare il fagiolino ho preso degli appunti, volevo proprio parlarvi per quello che riguarda appunto l'argomento della coltivazione del fagiolino. Quindi affrontiamo adesso un po' di argomenti che riguarda proprio la coltivazione del fagiolino e poi andremo a seminare i fagiolini nelle vaschette. Volevo farlo con voi, non ho ancora seminato nulla per quello che riguarda i fagiolini e qualche altra pianta dell'orto, quindi ho pensato di fare con voi questa semina. Allora, il fagiolino è una cultivar del fagiolo Phaseolus vulgaris, ovvero proprio il fagiolo. La differenza sta nel fatto che il fagiolo, quando noi lo coltiviamo nell'orto, o comunque lo abbiamo in coltivazione, aspettiamo che il baccello maturi i semi per raccogliere i semi. Nel fagiolino invece questo non accade, perché noi andremo a raccogliere proprio tutto il baccello, perché mangiamo tutto il baccello, quindi non dobbiamo arrivare al punto che il baccello ha creato già i suoi semi maturi, perché poi vuol dire che il baccello sarà molto fibroso, avrà questo filo da dover togliere molto spesso, proprio perché i semi sono maturi, quindi dobbiamo raccoglierli sempre quando la maturazione del baccello arriva ad un punto che può essere poi portato in tavola. Questo si verifica dal momento della semina in 50-55 giorni. Allora, abbiamo detto che è una cultivar del fagiolo Phaseolus vulgaris, possono essere piante rampicanti o piante nane, caratterizzate da baccelli che si consumano, a differenza del fagiolo quando il baccello non è semi-maturi, come ho detto prima. Possono essere baccelli verdi, gialli, viola, a seconda della varietà. Qui l'abbiamo visti, che sono 3 colori diversi, anche molto interessanti per portare un po' di colore anche nell'orto, visto che solitamente è rosso e verde. Possono esserci magari dei peperoni gialli, però solitamente un orto si colora sempre con il rosso dei pomodori e il verde delle verdure che portiamo in tavola. Queste sono il fagiolino e il fagiolo sono piante annuali, quindi vanno seminate e raccolte durante la primavera e l'estate
In autunno e in inverno, per via delle temperature, non sarà possibile, a meno che non abbiamo una serra per poter ancora portare avanti un po' di maturazione dei bacelli dei nostri fagioli o fagiolini. Però solitamente il periodo dell'autunno e dell'inverno è un periodo di stop nella coltivazione di questo tipo di piante. Si piantano in primavera quando è finito il periodo appunto dei freddi intensi, quindi quando le temperature si mantengono superiori ai 20 gradi, 18 gradi durante il giorno e superano i 10-15 gradi di notte, quello è un momento ideale per poter poi piantare i nostri fagiolini nel terreno o poterli anche seminare direttamente nel terreno. Quando seminiamo i fagiolini nelle nostre cellette o in terra possiamo anche fare in modo da poter poi avere una raccolta scalare. Che cosa vuol dire? Che se io oggi semino i fagiolini, tra 2 settimane posso di nuovo rimettermi a seminare altri fagiolini in modo da avere poi una maturazione dei bacelli un po' scalare durante la primavera fino ad arrivare all'estate ed oltre, perché comunque i fagiolini possono essere anche seminati poi anche durante l'estate per avere poi un raccolto all'inizio dell'autunno, e questo ci permette veramente di attraversare tutto il periodo dalla primavera fino all'estate, la tarda estate e l'inizio dell'autunno, raccogliendo sempre degli squisiti fagiolini. Ultimamente con il cambio climatico il caldo estivo va avanti anche fino a settembre e a volte anche i primi di ottobre ci sono queste giornate molto calde che permettono comunque sempre una crescita buona del fagiolino, poi dipende un po' dalle zone, però ho notato anche l'anno scorso nelle prime settimane di ottobre c'era ancora un caldo che sembrava quasi estivo. Questo ci permette di poter coltivare appunto i fagiolini partendo dalla primavera con la semina, con semine scalari, poi dopo alcune settimane continuando a seminare per produrre sempre delle piante e allungare il periodo di raccolta. La semina va fatta a 2-3 cm di profondità, mantenuti sempre appena umidi, mai fradici, perché un fagiolino seminato soprattutto nelle vaschette in cui si corre veramente il rischio di innaffiare troppo, va inserito a 2-3 cm e poi andrà bagnato quando la terra comincerà leggermente ad asciugare. Non bagniamo tutti i giorni i fagiolini tenendo le vaschette completamente umide, magari con dell'acqua al di sotto, perché questo può far marcire il seme che è molto delicato, quello del fagiolino. Io solitamente quando semino nelle vaschette poi non verso mai acqua nel sottovaso in modo che le vaschette assorbano per capillarità, perché non riesco molto a controllare questo, piuttosto ogni giorno vado con una vaporizzazione bagnando proprio il terreno dall'alto in modo che l'acqua possa scendere e poi lo lascio asciugare magari un giorno o 2 a seconda della temperatura che c'è nell'ambiente dove tengo le cellette con la semina dei fagiolini. Quando seminiamo i fagiolini nelle nostre cellette possiamo esporre il tutto anche ad una luce indiretta abbastanza potente, diciamo un'ombra molto luminosa, fino a quando le piante non spunteranno dal terreno. Da quel momento in poi il fagiolino richiede una grandissima, un'altissima illuminazione. Non esponiamo le piante nate dai semi direttamente sotto il sole se sono coltivate in queste vaschette, ma teniamoli sempre ad una luce molto potente, molto forte, che non è proprio la luce dell'insolazione diretta. Abituiamo poi pian piano le piante spostando il nostro sottovaso con le vaschette sempre più in una zona luminosa, fino a quando poi le piante avranno prodotto già le prime foglie, quelle vere, non le prime 2 foglie che nascono dopo la semina. Quando avrà prodotto 2, 3, 4 di queste foglie che sono proprio quelle del fagiolino, allora pian piano possiamo esporlo poi al sole e successivamente andrà poi piantato in terreno. In questo modo la pianta sarà abituata gradualmente ad una luce molto forte e quindi non subirà poi uno shock per quello che riguarda la luce, l'insolazione, quando poi lo porteremo nel nostro orticello. Il suolo per coltivare i fagiolini può essere anche un suolo non concimato, non letamato ad esempio, se usiamo il letame per concimare il terreno dove mettere le piante da orto. I fagiolini sono, come le leguminose in genere, delle piante che fissano l'azoto atmosferico attraverso le loro radici nel terreno. In questo modo il fagiolino, ad esempio, ma anche il fagiolo, si presenta come un'ottima pianta per quello che riguarda la rotazione delle colture. Quindi se prima del fagiolino abbiamo
coltivato i cavoli, che sono dei grandissimi consumatori di azoto, possiamo poi dopo mettere il fagiolino, in modo che riporta nel terreno altro azoto e prepara il terreno ad una coltura poi successiva di un'altra pianta, di un altro tipo di pianta da orto che richiede azoto nel terreno. Quindi il fagiolino è una pianta che prepara praticamente ad una prossima coltura il terreno. Io tante volte, quando arriva l'autunno, i fagiolini non li tolgo dalla terra, quando hanno smesso di produrre i baccelli per l'abbassamento delle temperature, io taglio tutti i fagiolini, lascio le radici nel terreno, le foglie e i fusti con una cesoia, li sminuzzo tutti in tanti pezzettini e poi li lascio adagiati nel terreno per rivoltarli poi in primavera nel terreno stesso, quello che è rimasto, proprio per apportare sempre sostanza organica, in modo che ci sia sempre un qualcosa di buono nel terreno per preparare il terreno stesso ad una nuova coltura primaverile per far ripartire appunto l'orto. Possono soffrire di marciume in fase di crescita dopo la semina se le temperature non sono alte, quindi è molto importante nella coltivazione dei fagiolini che le temperature siano stabili e che non scendano almeno sotto i 15 gradi durante il giorno e che si mantengano a temperature sempre di 15 gradi poi durante la notte. Quindi diciamo che il periodo ideale per coltivare i fagiolini, per seminarli direttamente nell'orto, va da metà maggio in poi, o anche qualche settimana prima di maggio se il clima lo permette, però è una pianta da seminare in orto praticamente nel mese in cui le temperature cominciano ad essere più stabili, quindi maggio è il mese ideale per questo tipo di coltivazione. La semina dei fagiolini va fatta possibilmente in luna crescente. Oggi è il 17 aprile, siamo come calendario in un periodo di luna crescente, quindi questo è ideale per coltivare i fagiolini. In luna calante invece possiamo seminare e trapiantare in orto tutti gli ortaggi di cui raccogliamo la parte sotterranea, quindi le patate, le barbabietole, le carote, tutto ciò che c'è sotto la terra. Quindi questo è un periodo adesso, settimane di luna crescente, ed è ideale per poter seminare e impiantare in orto tutto ciò che si sviluppa come parte aerea e in cui andiamo a raccogliere i frutti che vogliamo portarci poi in tavola. Le piante di fagiolino possono essere attaccate dagli afidi durante l'estate, possono essere attaccate anche dalle lumache e possono soffrire di malattie fungine. Quando noi andiamo a bagnare i fagiolini cerchiamo sempre di bagnarli quando li abbiamo nell'orto, cercando di evitare di bagnare le foglie, bagniamo sempre la terra, cerchiamo di evitare di bagnare le foglie appunto dei nostri fagiolini perché possono soffrire di questi funghi che danneggiano poi la nostra pianta. Per quello che riguarda gli afidi ho fatto una piccola ricerca e ho letto che molte persone usano piantare vicino ai fagiolini la santoreggia, che sembra che tiene lontano gli afidi. Possiamo intervenire con un attacco di afidi, magari con un macerato di ortica. Noi mettiamo dell'ortica a macerare nell'acqua e dopo una settimana il tutto, filtrandolo, è pronto ad essere vaporizzato sulle piante in modo da controllare il numero degli afidi, che non ci sia un attacco massiccio con danneggiamento delle nostre piante. Adesso andiamo a inserire i semi di fagiolino all'interno delle cellette. Io qui ne ho 1, 2, 3 e ho preparato poi altre 3 vaschette con tutte queste cellette per una semina poi successiva tra una quindicina di giorni magari, in modo da portare poi altre piante nuove nell'orto e avere una raccolta scalare. Poi nel corso della primavera, tarda primavera, all'inizio dell'estate, seminerò di nuovo i fagiolini, così consumo tutta la quantità di semi di queste confezioni che sono in scadenza a dicembre, e in questo modo raccoglierò poi i fagiolini per tutta la primavera, tutta l'estate e anche fino ad inizio autunno. Allora, 3 vaschette, 3 colori, facciamo gialla, verde e viola. Quindi andrò a prepararmi i miei semini e comincerò a inserire un semino per celletta, pressando un pochettino col dito in modo da pressare anche la terra della celletta, perché poi quando tirerò fuori la pianta, se non è ben pressata la terra, si disfa e disturba le radici. In questo modo io metterò i semi e col dito schiaccio per bene in modo da pressare bene, anche perché è un terriccio universale, quindi non tanto compatto. Semi ne ho veramente tantissimi.
in questo modo. Fagiolini verdi li mettiamo qui in mezzo. Un seme per celletta, finalmente hanno finito di fare i lavori, c'è un po' più di silenzio. Presso per bene, anche perché dopo dovrò mettere al di sopra del terriccio, in modo che i semi si trovano a circa 2-3 cm di profondità, anche perché la pianta quando poi spunta deve essere ben stabile nella sua vaschetta. Qui e anche qui. Adesso presso di nuovo, qui non ho inserito il semino, andrò a pressare per bene con le dita. Per adesso il terriccio è secco, poi andrò a bagnare, presso per bene con le dita in modo da creare un terreno compatto. E successivamente, sempre con un terriccio setacciato, andrò a riempirmi le cellette in modo da lasciare i semini a 2-3 cm di profondità. In questo caso il terriccio che inserisco sopra non lo presso molto, perché la pianta deve avere un terriccio per svilupparsi morbido. E proseguo anche con gli altri. Io setaccio sempre il terriccio universale, non so se l'ho già detto all'inizio del video, perché ha tantissime fibre. Vi chiederete anche perché non ho utilizzato un terreno proprio da giardino per la semina. Non lo utilizzo perché il terreno del giardino presenta tantissimi semi e quindi oltre ai fagiolini vengono fuori praticamente di tutto, dalle ortiche a qualunque altra piantina. Preferisco fare una semina un po' più pulita, proprio per cercare di non dare competizione all'interno delle vaschette con radici di altre piante ai miei fagiolini. È inutile apportare del nutrimento già subito, andrà fatto poi se vogliamo, adesso per i fagiolini non ce n'è tanto bisogno, ma per altre verdure magari sì, durante la semina, perché in questo momento il seme deve sviluppare le sue radici. Poi una volta che si è sviluppata la pianta con la fotosintesi comincerà ad aver bisogno di più nutrienti, ma in quel caso poi si troverà nell'orto, nel terreno, e da lì prenderà i nutrienti che gli servono direttamente dalla terra. Il terriccio universale comunque si presenta sempre già con alcuni elementi nutritivi all'interno, se è un buon terriccio universale. Ecco la mia semina di fagiolini. Adesso è inutile che io inserisca dei cartellini con scritto giallo, verde e viola. Io seminerò, poi trapianterò in giardino una celletta intera in un punto, poi l'altra e quando si svilupperanno poi i bacelli ci sarà la suddivisione di colori, altrimenti possiamo mescolarli insieme se vogliamo qualcosa di più colorato. Ho fatto la semina, adesso andrò a inserirla all'interno della serra perché le temperature sono ancora molto fredde durante la notte, quindi saranno un po' più al calduccio. Continuerò ogni giorno con una vaporizzazione se farà molto caldo nella serra, perché tende a seccare molto in fretta il terriccio delle vaschette, quindi la vaporizzazione giornaliera per cercare di dare a questi fagiolini un terriccio umido a sufficienza ma non fradicio, per evitare marcescenze.